Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questi bellissimi sandaletti. Li ho realizzati nella taglia 0-3 mesi e li ho pensati per una bimba. Vi dico che la prossima settimana pubblicherò anche il vestitino abbinato a questi sandaletti. Li ho realizzati rossi e bianchi. Come potete vedere ho decorato la fascetta con delle ciliegine e questo è il risultato. Vi spiegherò passo passo come realizzare tutte le parti e tutte le decorazioni. Adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di cotone fiocco rosso, un pochino di cotone fiocco bianco e sempre della stessa marca verde. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. Un uncinetto numero 2, una forbice, un ago, un metro e delle perline o bottoncini per chiudere i sandaletti. Prendo il cotone rosso, prendo l'uncinetto numero 2 e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 18 catenelle. Adesso, prima di andare avanti con la spiegazione, vi dico quanto misurano queste 18 catenelle. Ho una misura di 5 cm e mezzo circa, anche 5 e 6. Quindi vi consiglio sempre di vedere se la vostra mano coincide con la mia. Una volta detto questo, cosa faccio? Salto l'ultima catenella, entro nella catenella precedente, ossia la 17ª, e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto perché mi raccomando serve per ricordarsi che qui inizia il giro. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Eccolo qui. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare 7 punti bassi. Una volta lavorati 7 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Adesso lavoro 7 punti alti. Adesso
Mi rimane l'ultima catenella da lavorare. Cosa faccio? Entro al suo interno e lavoro 6 punti alti. Mi raccomando, tutti in questa catenella. Ecco qui i miei 6 punti alti, vedete in questo modo sto girando intorno alla catenella. Adesso cosa faccio? Metto questo filo iniziale in orizzontale così lo vado a nascondere, ripeto la stessa sequenza lavorata all'inizio, quindi 7 punti alti, un mezzo punto alto e 7 punti bassi. Vi faccio vedere come iniziarla, quindi vedete entro qui nella catenella subito dopo i 6 punti alti e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto. E adesso semplicemente continuo a lavorare altri 5 punti alti per arrivare ad un totale di 7 punti alti, compreso questi due, poi un mezzo punto alto e 7 punti bassi e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso mi rimane l'ultimo punto da lavorare. Cosa faccio? Proprio come all'inizio vado a lavorare un aumento di punto basso, ossia lavoro 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo e questo primo giro è terminato. Ed ecco il risultato. Allora, adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco un marcapunto. Carico il filo sull'uncinetto. Entro nel punto successivo, mi raccomando fate attenzione a non rientrare qui dove è stato chiuso il giro, dovete entrare nel punto dopo e lavoro un aumento di punto alto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Ecco qui. Adesso lavoro 14 punti alti. Ho lavorato i 14 punti alti e vedete mi sono fermata proprio qui sull'ultimo punto alto prima della parte che gira. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare 6 aumenti, quindi
Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, mi raccomando sempre di punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo aumento e semplicemente continuo a lavorare così fino ad arrivare ad un totale di 6 aumenti. Adesso lavoro 14 punti alti, proprio come ho fatto ad inizio giro. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo tra un po'. Ho lavorato i 14 punti alti e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Semplicemente entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Mi raccomando sempre di punto alto. Punto successivo, lavoro un secondo aumento. Adesso entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto alto. Qui sembra che manchi un punto da lavorare, ma in realtà è il punto bassissimo con cui ho chiuso il giro ed è stato già lavorato. Quindi adesso tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco sempre il marcapunto, poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, mi raccomando fate sempre attenzione a non rientrare qui nel punto di chiusura del giro, perché è già stato lavorato e lavoro un aumento, sempre di punto alto. Adesso lavoro altri 3 aumenti, quindi in totale, compreso l'aumento appena lavorato, devo avere 4 aumenti. Ecco qui i 4 aumenti. Adesso lavoro 14 punti alti, quindi entro nel punto successivo, primo punto alto, punto successivo, secondo punto alto e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 14 punti alti. Io adesso vado avanti con la lavorazione di questi punti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Ho lavorato i 14 punti alti e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Adesso lavoro 8 aumenti, quindi entro nel punto successivo e lavoro il primo aumento. Punto successivo, secondo aumento e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 8.
Una volta lavorati gli 8 aumenti, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un aumento. E adesso semplicemente lavoro 14 punti alti, proprio come ho fatto dall'altro lato. Adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come terminare questa parte. Allora, ho lavorato i 14 punti alti, adesso vedete mi rimangono 5 punti da lavorare. Fate sempre molta attenzione a non contare il punto bassissimo. E cosa faccio? Semplicemente lavoro 4 aumenti. Una volta lavorati i 4 aumenti, entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto alto. Poi tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E questo poi è il risultato. Adesso lavoro una catenella, inserisco un marcapunto su questa catenella perché mi raccomando va contata come il primo punto del giro, poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere un totale di 68 punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato il 68esimo punto basso, adesso cosa faccio? Senza chiudere il giro taglio il filo e ne lascio un pochino. Sfilo l'uncinetto. Adesso qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago e adesso chiudo il giro con una chiusura invisibile. Adesso cosa faccio? Salto il punto dove ho messo il marcapunto, entro nel punto dopo e prendo il punto intero. Vedete? Ho 2 asoline sul lago e faccio passare il filo. Adesso tolgo questo marcapunto perché mi dà fastidio, poi entro al centro del punto basso dove ho tagliato il filo e prendo sia questa solina di dietro che questa solina subito sotto. Vedete? Ho 2 soline sul lago e faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da ottenere una solina grande come tutti gli altri punti. Una volta fatto questo, giro la solettina sul rovescio e vado a bloccare la cucitura con un nodino. Adesso entro in una solina vicino e faccio un secondo nodino per sicurezza. Poi attraverso le varie soline dei diversi punti bassi
Faccio passare l'ago e vado a nascondere questo filo in eccesso. In questo modo. Allora adesso vado a nascondere questo filo e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho nascosto il filo e questo è il risultato. Vedete, non si vede niente, né dalla dritta né dal rovescio. Adesso, prima di andare avanti con la lavorazione, vi dico con esattezza quanto misura la solettina. Ho una misura di circa 9 cm e mezzo ed è una misura giusta per una taglia 0,3 mesi. Poi dipende sempre dalla grandezza del bambino, può darsi che gli sta un pochino piccolo o un pochino grande. Vi consiglio sempre, se potete, di prendere la misura del piedino del neonato e considerare all'incirca 1 centimetro in più. Una volta detto questo, giro la solettina in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e adesso vado a lavorare un giro di punto bassissimo lungo il giro di punto basso, ma io lo andrò a lavorare con il bianco per farvi vedere bene come lavorare questa parte, ma come potete vedere ho un sandalino già quasi a metà lavorazione e io l'ho lavorato questa parte con il rosso, quindi mi raccomando, io userò il bianco ma voi dovete usare il rosso. E cosa faccio? Allora prendo sempre dal rovescio la solettina, inserisco l'uncinetto qui all'incirca a metà del tallone, quindi dove ho effettuato la chiusura invisibile, e inserisco l'uncinetto, poi mi aggancio in questo modo al filato, vedete? Prendo questa linguettina iniziale, la sposto in questo modo, mi raccomando lasciate sempre un pochino di filo perché poi andrà nascosta. E poi cosa faccio? Entro nel punto successivo, vedete, prendo tutto il punto basso intero e lavoro poi un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della solettina, quindi tutto punto su punto a punto bassissimo e continuo fino ad arrivare al penultimo punto dove poi noi ci rivediamo, così io vi faccio vedere come terminare la lavorazione. Quindi vedete, ho utilizzato il bianco perché vi voglio far vedere proprio questa cosa. Una volta fatto il giro, vedete, qui rimane il punto basso bello pulito, qui sotto utilizzando il rosso non si vedrà niente e sopra avremo questi punti bassissimi che saranno la base di appoggio per creare la fascetta e il tallone. Mi raccomando, noi andremo a lavorare prendendo sempre e soltanto queste linguettine davanti. Ve lo faccio vedere adesso perché adesso andrò a lavorare tutto con il rosso e può darsi che dopo non si vedrà molto bene. Allora, ho ripassato tutta la solettina a punto bassissimo e vedete, oltre ad aver creato la base d'appoggio, la soletta adesso è molto più solida. Allora, adesso appena lavorato il penultimo punto bassissimo, mi rimane l'ultimo punto da lavorare. Cosa faccio? Non lo lavoro, ma vado a tagliare il filo e mi raccomando, ne lascio un pochino perché mi serve per fare la chiusura. Poi sfilo l'uncinetto e faccio attenzione a non tirare troppo il filo perché non voglio creare un nodino. Poi cosa faccio? Prendo un ago, lo inserisco qui dove ho tagliato il filo. Poi entro qui dove ho lavorato il primo punto bassissimo e prendo proprio il punto bassissimo sul lago. Vedete? Ho tutto il punto bassissimo sul lago e faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da avere più o meno la stessa grandezza di tutte le altre asoline. Adesso entro al centro del punto bassissimo dove ho tagliato il filo e prendo sia il punto bassissimo sia il punto basso su cui mi sono appoggiata e faccio uscire l'ago diciamo dalla parte del dritto della soletta e tiro in modo tale da avere tutta la stessa grandezza. Adesso giro la solettina, entro qui nella prima asolina vicino al punto dove sono uscita e vado a bloccare questa cucitura con un nodino. Tiro bene il filo
Per sicurezza faccio un altro nodino e poi vado a nascondere questo filo lungo questa parte. Lo stesso lavoro lo ripeto con questo filettino iniziale, quindi andrò a dare 2 nodini e nasconderò il filo. Questo passaggio adesso non ve lo faccio vedere perché alla fine è sempre lo stesso e non voglio rendere il video troppo lungo. Allora, una volta detto questo, adesso vi spiego come dividere la solettina in modo tale da andare a lavorare sia la fascia che il tallone. Allora, prendo in considerazione il dritto del lavoro e vado a guardare il terzo giro, ossia il giro di punto alto prima del giro del punto basso. E cosa faccio? Qui nella parte della punta, quindi dove all'inizio ho lavorato i 6 punti alti tutti nello stesso punto, vado a guardare i punti e cerco il primo aumento, quello lavorato subito dopo i 14 punti alti. Vedete? Proprio questo qui. Comunque lo riconoscete perché il punto successivo è un semplice punto alto e non è un aumento. Una volta fatto questo, cosa faccio? Prendo in considerazione il primo punto alto dell'aumento, seguo la sua riga e vado a segnare il punto basso corrispondente a questo punto. Quindi vedete il primo punto alto dell'aumento, seguo la riga e traccio il punto. Adesso cosa faccio? Prendo un altro marcapunto, senza contare il marcapunto appena inserito, conto 17 punti. Entro nel 18° ed inserisco questo secondo marcapunto. Quindi mi raccomando, tra un marcapunto e un altro devo avere 17 punti. Adesso cosa faccio? Prendo un altro marcapunto, non conto questo marcapunto e conto 9 punti e proprio nel nono punto inserisco un marcapunto. Quindi dal marcapunto azzurro al marcapunto rosa devo avere un totale di 10 punti bassi. Lo stesso passaggio lo ripeto dall'altro lato. E in questo modo abbiamo segnato tutti i punti per creare la fascia. Adesso non conto il marcapunto rosso e cosa faccio? Conto 6 punti e nel sesto punto inserisco un marcapunto. Lo stesso procedimento lo ripeto dall'altro lato. Poi dal marcapunto blu a quello arancione devo avere un totale di 19 punti e in questo modo ho diviso tutto il sandalino. Adesso vi spiego come realizzare la fascia. Quindi prendo l'uncinetto e lo inserisco qui dove c'è il marcapunto verde. Mi raccomando, come vi ho detto prima, entro nel giro di punto bassissimo e prendo soltanto la solina davanti. Adesso cosa faccio? Mi aggancio al filato bianco in questo modo, prendo questa codina iniziale, la sposto in questo modo e adesso lavoro una catenella. Tiro un pochino il filo iniziale, in questo modo mi sono agganciata e ho lavorato anche la prima catenella. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare altre 18 catenelle, quindi in totale, compresa la catenella con cui mi sono agganciata, devo avere 19 catenelle.
Una volta lavorate le 19 catenelle, controllo che siano tutte dalla dritta, poi tolgo il marcapunto celeste, quindi dall'altro lato, e faccio attenzione a non perdere il punto. Poi entro sempre nel giro di punto bassissimo e prendo soltanto questa solina davanti, proprio come ho fatto all'inizio. E poi lavoro un punto bassissimo. E vedete, in questo modo mi sono agganciata da tutti e due i lati e ho creato la base della fascetta. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo, sempre nel giro di punto bassissimo, prendo soltanto la solina davanti, vedete? E lavoro un punto bassissimo. Adesso giro il sandalino in questo modo, salto i due punti bassissimi, entro nella prima catenella e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Catenella successiva, punto basso, e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso. Devo lavorare 19 punti bassi, logicamente compresi i 3 punti già lavorati. Adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po'. Come potete vedere, ho lavorato i 19 punti bassi e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Vedete, questo è il punto bassissimo dove mi sono agganciata per creare la catenella. Adesso entro nel punto bassissimo successivo ed entro sempre prendendo soltanto la solina, in questo caso di dietro perché sono da questo lato, e lavoro un punto bassissimo. E in questo modo ho agganciato questo primo giro della fascetta. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto prima, entro nel punto successivo, sempre prendendo solo la solina di dietro, e lavoro un punto bassissimo, poi giro il sandalo, entro nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente, quindi salto i due punti bassissimi e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto. E adesso semplicemente lavoro tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Devo avere sempre un totale di 19 punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo tra un po', così vi faccio vedere come continuare. Sono andata avanti con la lavorazione della riga e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Ripeto la stessa chiusura di prima, quindi entro nel punto successivo a quello dove mi sono agganciata prima, prendo sempre e soltanto la solina davanti del punto bassissimo, mi raccomando, e lavoro un punto bassissimo. Adesso inizio una nuova striscia della fascetta, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, giro il sandalo, entro qui nel primo punto basso e lavoro un punto basso, segno subito questo punto
e poi continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre un totale di 19 punti bassi. Una volta terminata la riga, entro nel punto bassissimo successivo a quello dove ero entrata prima e lavoro un punto bassissimo, poi entro nel punto dopo e lavoro un punto bassissimo e ricomincio a lavorare la riga punto su punto a punto basso. Quando arrivo qua entro nel punto bassissimo successivo e lavoro un punto bassissimo e poi ricomincio e continuo così fino ad arrivare al marcapunto rosa. Poi noi ci rivediamo quando devo chiudere la fascetta. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete? Alla fine ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 righe. Adesso, vedete, sono arrivata alla fine di questa fascia e devo agganciarla, quindi tolgo il marcapunto rosso e lavoro un punto bassissimo. E in questo modo la mia fascia è terminata. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Filo l'uncinetto, tiro bene questo filo, dopo lo vado a nascondere qui sotto. Questo passaggio non ve lo faccio vedere. E questa è la fascetta completata. Guardate che carina. È anche molto semplice da lavorare. Adesso vi spiego come andare a lavorare la parte del tallone. Parto dal marcapunto blu. Per capirci, parto non da dove ho tagliato il filo bianco, ma dal lato opposto. Poi cosa faccio? Tolgo questo marcapunto e faccio attenzione a non perdere il punto. Inserisco il mio uncinetto sempre nella riga di punto bassissimo e prendo soltanto la solina davanti a me, proprio come ho fatto per tutto il resto del sandalino. Poi mi aggancio al filato rosso in questo modo, faccio passare il filo attraverso il punto, prendo la codina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Adesso tiro un pochino la codina iniziale in modo tale da stringere bene il punto e poi lavoro altre 2 catenelle. Quindi vedete in totale ho 3 catenelle e queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto del giro. Adesso segno la terza catenella con un marcapunto, poi metto il filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo, entro nel punto successivo, mi raccomando, lavoro sempre sul giro di punto bassissimo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga fino ad arrivare all'altro marcapunto, punto su punto a punto alto. Logicamente sempre prendendo soltanto la solina davanti del punto bassissimo e poi questo è il risultato. Vedete, la soletta rimane molto bella da vedere e il lavoro si alza. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare. Mi raccomando, alla fine di questo giro devo avere un totale di 19 punti alti. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro, entro nell'ultimo punto alto lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso
e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Devo lavorare 19 punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Ho lavorato i miei 19 punti bassi e questo è il risultato. Adesso allargo leggermente la solina, giro il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Adesso allargo leggermente la solina, entro al centro di questo punto basso appena lavorato e prendo sia questa solina che la solina dietro e lavoro un punto basso. E vedete, in questo modo è come se avessi lavorato un punto alto. Adesso prendo il marcapunto e lo inserisco qui nel secondo punto basso lavorato. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto. Devo lavorare sempre un totale di 19 punti alti. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui. Come potete vedere, questo è il risultato dopo aver lavorato i 19 punti alti. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro, entro qui nell'ultimo punto alto lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso, quindi devo lavorare sempre 19 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Allargo leggermente la solina, entro al centro di questo punto basso appena lavorato, prendo sia questa solina di fianco che quella dietro e lavoro un secondo punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto. Devo avere sempre un totale di 19 punti alti. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po'. Ho lavorato i 19 punti alti e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro ed inizio subito il nuovo giro con un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso, quindi devo lavorare sempre 19 punti bassi. Io adesso vado avanti e noi ci vediamo qui per vedere come continuare. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Prima di andare avanti con la spiegazione vi dico che fino a questo giro i due sandaletti vengono lavorati nello stesso modo, quindi dovete fare attenzione soltanto al giro che andremo a lavorare adesso, che sarà diverso in modo tale da creare il cinturino con apertura a destra e il cinturino con apertura a sinistra. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro e lavoro subito un punto basso. Poi allargo leggermente la solina, entro al centro del punto basso, prendo sia la solina davanti che questa solina di dietro e lavoro un secondo punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto.
punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto. Devo avere sempre un totale di 19 punti alti. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come lavorare il cinturino. Allora, ho lavorato i miei 19 punti alti e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Carico 28 catenelle. Adesso, prima di andare avanti con la lavorazione, vi dico con esattezza quanto misurano queste catenelle. Misurano all'incirca 9 cm e mezzo, quindi vi consiglio sempre di vedere se la vostra mano coincide con la mia. Nel caso aumentate o diminuite il numero di catenelle, tenete sempre in considerazione i centimetri. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nella sesta e lavoro un punto alto. E adesso, prima di andare avanti, prendo il bottoncino, la perlina che ho intenzione di mettere e misuro se questa grandezza va bene. Vedete? È perfetta, quindi posso andare avanti. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto la catenella successiva, entro in quella dopo ancora e lavoro un punto alto. In questo modo ho creato un secondo forellino per chiudere le scarpine. Adesso lavoro una catenella, salto una catenella, entro nella catenella successiva e lavoro un punto alto. Ho creato un terzo forellino per chiudere i sandalini. Adesso cosa faccio? Semplicemente continuo a lavorare tutta la catenella a punto alto. Quindi vedete? Entro nella catenella successiva, punto alto, catenella successiva, punto alto. Io adesso vado avanti con la lavorazione della catenella e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto della catenella punto su punto a punto alto e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Vedete, questo è il giro di punto alto, io entro qui sul punto basso dove ho lavorato l'ultimo punto alto, vedete? E semplicemente lavoro un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato, vedete? Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e il primo cinturino è stato lavorato. Poi non mi resta altro da fare che nascondere quel filo. Adesso prendo l'altro sandalino che è già pronto, mi sono fermata lì al giro di punto basso e vi faccio vedere come lavorare l'altra apertura del sandalino. Quindi, come potete vedere, questo è il giro di punto basso. Adesso, a differenza di prima, non inizio il giro con un punto alto, ma inizio subito con le catenelle. Quindi carico 28 catenelle. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nella sesta e lavoro un punto alto. Quindi, come potete vedere, sto ripetendo lo stesso passaggio di prima per l'altro cinturino. Adesso lavoro una catenella, salto la catenella corrispondente, entro nella catenella dopo e lavoro un punto alto.
catenella, salto la catenella corrispondente, entro nella catenella dopo e lavoro un punto alto. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella a punto alto fino ad arrivare qui, dove noi ci rivediamo per vedere come continuare questa parte. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il resto della catenella punto su punto a punto alto e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Semplicemente giro in questo modo il sandalo, vedete? Poi carico il filo sull'uncinetto, entro qui sul primo punto basso disponibile e lavoro un punto alto. E vedete, in questo modo ho creato un'apertura diversa da prima. Adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto. Una volta arrivata qui all'ultimo punto, lavoro un nodino e taglio il filo e poi il sandalino è pronto. E vedete, così ho un sandalino con apertura a destra e uno con apertura a sinistra. Vedete? Allora, io adesso termino di lavorare questo sandalino e poi noi ci rivediamo, così vi faccio vedere come rifinire tutto. Vedete, qui ho tagliato il filo e ho terminato il giro. Allora, adesso vi spiego come ripassare tutto il sandalino per renderlo più carino e anche più rigido. E cosa faccio? Vedete, qui c'è il punto dove mi sono agganciata per iniziare a lavorare il tallone. Io adesso entro nel punto precedente ed entro sempre nel punto bassissimo e prendo soltanto la solina davanti a me. Vedete, in questo modo. Adesso prendo il filo rosso, mi aggancio in questo modo e faccio passare il filo. Poi prendo questa cotina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Tiro bene la cotina iniziale. Poi entro qui dove c'è la prima catenella in cui mi sono agganciata e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro qui nella seconda catenella e lavoro un punto bassissimo. Entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro qui dove c'è il giro di punto basso e lavoro un punto bassissimo. Poi vedete, adesso c'è il giro di punto alto, io entro nella prima metà del punto alto e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro nella seconda metà del punto alto e lavoro un punto bassissimo. Entro qui dove c'è la riga di punto basso e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a ripassare così tutta questa parte. Quindi lavoro 2 punti bassissimi sul punto alto e un punto bassissimo sul punto basso. E adesso ho terminato la parte alta del tallone. Adesso cosa faccio? Entro qui sempre nel punto basso e lavoro un punto bassissimo. E vedete, da quando mi sono agganciato ho lavorato 11 punti bassissimi. Adesso cosa faccio? Semplicemente entro qui nella prima catenella del cinturino e lavoro un punto bassissimo. Catenella successiva, punto bassissimo e continuo a lavorare tutto il resto del cinturino punto su punto a punto bassissimo. Poi una volta arrivata qui lavoro anche un punto bassissimo sulla catenella di separazione, mi raccomando, lavoro tutto qui
e continuo con tutta la parte sopra, sempre tutto punto su punto, mi raccomando, e continuo fino ad arrivare qui dove noi ci rivediamo per vedere come andare a lavorare questa parte. Come potete vedere ho ripassato tutto quanto a punto bassissimo e questo è il risultato. Vedete anche il cinturino adesso è molto più rigido. Adesso cosa faccio? Appena lavorato l'ultimo punto bassissimo sul punto alto, entro adesso nella prima metà del punto alto e lavoro un punto bassissimo. Entro nella seconda metà e lavoro un punto bassissimo. Entro dove c'è il punto basso e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto di questa parte. Praticamente sto ripetendo lo stesso passaggio iniziale. Ok, ho ripassato tutta la parte alta del tallone, vedete? Questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Entro qui nel primo punto bassissimo libero, entro sempre al centro, prendo sempre soltanto la solina davanti e poi lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare tutto punto su punto a punto bassissimo fino ad arrivare alla fascia bianca. Adesso ho terminato di lavorare i punti prima della fascia bianca e cosa faccio? Semplicemente entro qui nel primo punto basso della fascetta bianca e lavoro un punto bassissimo. Poi entro nel punto successivo, punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo e semplicemente continuo a ripassare a punto su punto a punto bassissimo tutto il resto della fascetta. Noi poi ci rivediamo qui per vedere come terminare questo passaggio. Allora, come potete vedere questo è il risultato una volta ripassata tutta la fascetta. Adesso cosa faccio? E semplicemente entro qui nel primo punto bassissimo sulla soletta. Prendo sempre e soltanto la solina davanti a me e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, punto bassissimo e continuo a lavorare tutto punto su punto a punto bassissimo fino ad arrivare alla parte del tallone. Una volta arrivata qui cosa faccio? Senza chiudere il giro taglio il filo e lascio un pochino di filo e adesso sfilo l'uncinetto e faccio attenzione a non tirare il filo e vado ad effettuare una chiusura invisibile. Quindi qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago. Adesso prendo sul lago il primo punto bassissimo lavorato ad inizio giro, chiamiamolo così. Vedete, prendo tutte e due le asoline del punto bassissimo, poi faccio passare il filo
e lo tiro in modo tale da ottenere una asolina grande come tutte le altre. Adesso entro al centro dell'ultimo punto bassissimo lavorato e faccio passare l'ago e tiro bene il filo. Adesso vado nella parte interna del sandalino e blocco la cucitura con un nodino. Poi per sicurezza ne faccio anche un secondo e poi nascondo il filo, sempre attraverso le varie linguettine di tutti i punti. E poi questo è il risultato. Vedete il sandalo come è molto più rigido e più rifinito? Nello stesso identico modo andrò a rifinire anche l'altro sandalo, quindi questo passaggio non ve lo faccio vedere. Inoltre qui vado a cucire una perlina. Adesso vado a ripassare questa parte davanti e vi faccio vedere come fare. Quindi inserisco l'uncinetto qui nel punto dove mi sono, nel punto bassissimo dove mi sono agganciata con il bianco, e prendo il filato rosso e mi aggancio in questo modo. Sposto la codina iniziale in questo modo e mi raccomando lasciate un pochino di filo in modo tale poi da poterlo nascondere. E poi cosa faccio? Semplicemente lavoro una catenella, tiro bene la codina iniziale. Adesso entro qui nella prima catenella della fascia bianca e lavoro un punto bassissimo. Punto successivo, punto bassissimo, e continuo a ripassare tutto il resto della catenella punto su punto a punto bassissimo e fino ad arrivare all'altra parte. Una volta arrivata qui cosa faccio? Entro qui nel punto bassissimo rosso, per capirci, dove mi sono agganciata all'inizio, lavoro un punto bassissimo, poi una catenella e taglio il filo e poi semplicemente vado a nascondere tutti questi fili rossi. Nello stesso identico modo poi vado a ripassare anche l'altro sandalino. Adesso metto da parte i sandali e intanto vi spiego come realizzare le ciliegine. Prendo sempre il cotone rosso, realizzo un cerchio magico Una volta bloccato il cerchio magico con una catenella, vado a lavorare 6 punti bassi . Una volta lavorati i 6 punti bassi, chiudo completamente il cerchio magico. Mi raccomando, tiratelo il più possibile. Poi semplicemente, senza chiudere il cerchio, taglio il filo e lascio un pochino di filo perché mi servirà, oltre che a chiudere il giro, anche a cucire la ciliegina sulla fascetta. Adesso cosa faccio? Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago. Poi salto il primo punto basso, entro nel secondo e prendo il punto intero, vedete ho tutte e due le asoline sul lago, e faccio passare il filo e tiro fino ad ottenere più o meno la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Adesso torno indietro ed entro al centro del punto dove ho tagliato il filo e prendo sia questa asolina di dietro che questa asolina subito sotto e faccio passare il filo e tiro bene il tutto. Adesso giro il lavoro sul rovescio
e vado a bloccare questa chiusura con un nodino. Adesso faccio passare il filo attraverso un qualsiasi punto e faccio uscire l'ago da questo lato. Poi dopo vado a bloccare con un nodino il filo del cerchio magico e lo vado a nascondere. Poi nello stesso identico modo preparo altre 3 ciliegine per decorare tutti e due i sandalini. Adesso vi spiego come realizzare il rametto. Quindi prendo il cotone verde, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 5 catenelle. Salto l'ultima catenella, entro nella catenella successiva, ossia la quarta, e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 4 catenelle e taglio il filo. E sempre lascio un pochino di filo perché poi mi servirà per cucire la parte al sandalino. Sfilo l'uncinetto, tiro bene questa parte ed ecco qui il mio ramoscello. Adesso non mi rimane altro da fare che prendere il sandalino e andare a cucire la ciliegina. Quindi divido a metà questa fascia bianca, ho 19 punti, quindi considero 9 punti e sul 10° punto posiziono il rametto, così mi rimangono 9 punti da questa parte e 9 punti dall'altra parte. Adesso prendo dei spilli e vado ad appuntare il rametto. Poi potete decidere di aprirlo di più, aprirlo di meno, questo dipende da come volete mettere le ciliegine, se un pochino separate o completamente unite. Adesso prendo un ago, lo inserisco qui dove ho lasciato il filo in sospeso e vado a cucire subito questo rametto. Quindi cosa faccio? Semplicemente entro qui nella prima catenella, e faccio passare il filo, poi prendo una solina del punto basso dove devo andare a cucire questa parte, vedete, in questo modo, non prendo tutto il punto, mi raccomando, soltanto la solina, e faccio passare il filo. E tiro bene. Adesso entro nella catenella successiva e faccio passare il filo. E semplicemente in questo modo continuo a cucire tutto il resto del rametto. Vi faccio rivedere il passaggio, quindi entro nella catenella successiva, poi entro nella linguettina del punto basso dove devo andare a cucire il rametto e faccio passare il filo. Sì, adesso entro nella catenella successiva del rametto e faccio passare il filo. E vedete, in questo modo viene una cucitura molto pulita e non ci sono fili nella parte interna del sandaletto. Io adesso continuo a cucire così tutto il resto del rametto e una volta arrivata alla fine faccio un nodino e taglio i fili. E poi noi ci rivediamo per vedere come continuare la cucitura. Come potete vedere ho cucito tutto il rametto e questo è il risultato.
Adesso ho fatto qui 2 nodini e vedete ho lasciato ancora i fili perché vado a posizionare sopra la parte rossa delle ciliegie, le blocco sempre con uno spillo e poi dopo che ho cucito tutta la ciliegia taglio anche queste parti di filo in eccesso in modo tale da bloccare questi fili proprio sotto la ciliegina. Io ho deciso di metterle un pochino separate tra di loro, voi potete metterle anche attaccate. Adesso vado a cucire la ciliegina, utilizzo sempre la stessa tecnica che vi ho fatto vedere per il rametto, quindi non c'è bisogno di farvela rivedere. Realizzo nello stesso identico modo anche l'altro sandalino e noi ci rivediamo per vedere il risultato finale. Ecco qui i sandalini terminati. Ho finito tutte le rifiniture, ho cucito le perline e questo è il risultato una volta terminati. Ho realizzato dei carinissimi sandalini estivi. Vi anticipo già che la prossima settimana pubblicherò anche il vestitino abbinato a questi sandalini, così potete creare un carinissimo set. Spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se cercate un modello di sandalino più chiuso o più aperto, sempre sul mio canale potete già trovare altri sandalini. Vi lascio in descrizione il link alla playlist con tutti gli altri progetti. Ed inoltre spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram di cui vi lascio il link in descrizione. Vi ringrazio per seguirmi, noi ci vediamo la prossima volta con il vestitino. Ciao ciao!